Non ho capito. Allora, la Gazzetta dello Sport, vai. Buonasera. Buonasera a tutti. Una volta tanto. Che Lobotka ci ha fatto Lei una può dire partita... quello che vuole, ma No, infatti la mia... mi è sembrato... Lobotka è stato meraviglioso stasera perché partiamo dall'esatto contrario di quelle che sono le sue qualità. Cioè, nella gestione della palla, lo sanno tutti, nella sveltezza, nel ragionare in due per, come dicevamo prima della partita, lui è maestro perché è rapidissimo a girare, a fare queste torsioni su se stesso, a portare la palla dove lui vuole. Però la grande qualità, o perlomeno il grande merito, è quello di non essere stato mai saltato. Lui non lo salti mai, perché quando poi arrivano e la mettano sul piano della velocità, diventa anche veloce a campo aperto e diventa uno che riconquista palloni e gli ridà il verso della fase di possesso subito. È stato meraviglioso, per cui sono d'accordo con lei stasera. libero che va a chiudere ogni spazio dove, Sì, lui sa... dove non c'è il compagno, dove il compagno non ce la fa. Aiuta. È forte in quel ruolo lì, sa far tutto e i compagni si fidano e ormai c'è questa intesa, insomma, nel comportamento dentro la squadra. È un calciatore fortissimo, avete fatto bene a citarlo più volte come uno di quelli che dà forza e dà livello alla squadra. Buonasera Spalletti, questa sera due squadre hanno dato spettacolo in trasferta, il Napoli e il Liverpool, vedrà poi le immagini suppongo. Il Real Madrid. Chiedo scusa al Real Madrid a Liverpool, pardon, sono a questo punto due candidate forti a qualcosa di più che i quarti di finale? No, noi ragazzi, ci vuole calma, molta calma. Ce n'è da giocare un'altra di partite per passare il turno. Noi abbiamo da passare il turno. Se i miei calciatori ragionano così quando rientrano stasera, non li faccio più giocare. Può ridere quanto gli pare. Se vedo che c'è... Ma perché funziona così? Poi la partita, è la presunzione il difetto peggiore. E cominciare a sentirsi dire in questa maniera qui, poi il cervello ragiona come un computer, ragiona in maniera automatica e alleggerisce quella che è la professionalità, la voglia di andare a lottare su si azzera tutto dopo questa partita, si riparte da zero la prossima. È chiaro che ci sono 2 gol di vantaggio, però poi se ci vai a giocarla in maniera leggera, il calcio ti mette davanti poi episodi e situazioni contrarie, ti mette davanti situazioni pericolose. Basta niente nel calcio, basta un dettaglio, le partite si ribaltano da un punto di vista psicologico e poi siamo tutti a rincorrere, siamo tutti a dover fare fatica più di quello che necessiterebbe, per cui il modo di ragionare è differente, che abbiamo fatto una grande partita, riusciremo a ripeterla la prossima contro questo avversario qui? Vediamo se sappiamo stare al pezzo veramente, sappiamo comandare la testa e non farla ragionare in automatico. Sì, eccomi mister.
Ha visto quella prova di maturità, quella che lei insomma ieri diceva che sicuramente i suoi giocatori avrebbero avuto questa sera, soprattutto magari in un momento delicato dopo l'errore di Kvara dal dischetto è arrivato subito il gol, insomma era questa la prova di maturità che lei sapeva che i suoi giocatori avrebbero dato? Sono d'accordo con lei, va messa in evidenza questa cosa qui, la maturità della squadra, di non abbattersi dopo che abbiamo sbagliato il calcio di rigore, di fare subito gol, di andare a insistere perché volevamo vincere la partita, ragionando in maniera corretta, comportandosi in maniera corretta, ma volendo vincere la partita, perché le dobbiamo tentare di vincere tutte quando ci passano davanti le gare. Le gare passano per non ripassare più, per cui poi questa partita qui è quella che sognavamo da bambini, non la possiamo fallire. E poi hanno avuto maturità anche da ultimo quando in vantaggio per 2-0 c'era la possibilità di andare a fare il terzo gol e abbiamo fatto alcune cose fatte bene, altre un po' meno perché potevamo provare di più. Però non ha concesso niente se non una palla e mezzo persa dove poi l'Eintracht è una squadra fortissima nella ripartenza e nell'andare a ribaltare l'azione. Hanno fatto questa partita qui perché loro vogliono campo da aggredire, vogliono montarti addosso quando riporti la palla indietro, e quello è il momento che vengono a pressarti forte, quello è il momento difficile di trovare poi l'uomo fra le linee e di ribaltargli la situazione a livello tattico, riandargli a sua volta alle spalle. Per cui non aver concesso niente su quella che voleva essere la loro partita, averla accettata di andare a fare la gara nella loro metà campo e non subire mai niente dal punto di vista delle loro qualità, è una gara di grande maturità. Sì, eccomi qua, buonasera. Buonasera a lei. Lei parla di maturità e lei giustamente frena anche gli entusiasmi ed è insomma, fa parte del suo ruolo, è il gioco delle parti, però può dire che questa sera, proprio per lo svolgimento di tutta la partita, sin dai primi minuti, il Napoli ha fatto una gara intelligente? Sì. Per come si è adattato, per come l'ha accettata, appunto le cose che diceva lei prima, e che in una fase dopo insomma i primi 10-15 minuti ha cercato tempo, ha chiesto tempo a se stesso, ovviamente. Sì, per fare una gara matura, di maturità, ci vuole intelligenza, perché se no diventa più difficile, per cui stanno a braccetto le due cose. Abbiamo visto sicurezza, abbiamo visto convinzione in questo fatto di girarla da destra a sinistra, di farli schiacciare un po', e poi quando si è visto il momento di tentarli di andarli oltre la linea difensiva, ogni volta che si è perso palla questa riaggressione è stata feroce ed immediata, e la cosa non gli permette di riprendere distanze quando riconquistano palla, perché una squadra quando deve difendere tende a stare stretta e corta, stretta e corta, stretta e corta. Quando perdi palla si debbono aprire da questo stretto e corto, e se gli rimonti addosso subito le distanze diventano minime per poterla riprendere e se ci riesci poi diventa più facile fargli durare fatica e comandare la partita, come è successo stasera. La squadra è stata in queste fasi qui è stata perfetta, ecco. Buonasera mister. La UEFA ha premiato Irving Lozano come migliore in campo questa sera. Volevo un commento sulla sua prestazione e cosa rappresenta, che risorsa rappresenta lui per lei. Lozano ha fatto quegli strappi che soltanto lui sa fare, che è il suo marchio di fabbrica, questa vampata ad ucciderti sulla velocità e sul non farti recuperare un metro quando gli si dà palla, e ha fatto molto bene. Poi da un punto di vista di scelte qualche volta c'è la possibilità di fare anche cose differenti, perché è arrivato 2 o 3 volte sul fondo e
fatto cross giusto perché abbiamo fatto gol, 2 o 3 volte l'ha fatto sbagliato, quando ha tirato in porta c'era 3 giocatori che arrivavano a sinistra, si poteva gestire diversamente, però poi non è che si possa chiedergli qualche cosa, si può anche sbagliare o perlomeno interpretare così, perché poi ha tirato una discreta fiammata anche se gli è andata troppo centrale, però insomma lui sa fare gol anche quando tira dal limite, ha fatto una grandissima partita anche lui e abbiamo ritrovato la garra del Ciuchi. Salve mister, 148 palloni giocati da Kim, lo so che a lei non piace parlare di singoli, però alcuni rubano l'occhio, sono eccezionali, 148 quasi tanti quanto i 3 centrali dell'Eintracht. Le chiedo quanto sia cresciuto questo ragazzo sul piano dell'impostazione, abbiamo anche visto che lei magari gli diceva qualcosa nel corso del match. Ma per lui è facile perché lui è un giocatore, è un calciatore tecnico, poi trova strano dover impostare sempre, far girare questa palla perché non era abituato precedentemente a farlo, però è una cosa facile per lui perché ha piede, perché ha corsa, anche quando decide di partire, no, non è una valutazione a quello che c'è lui. Ora la gioco, ora parto. Dice, ma prima era meglio se tu partivi perché c'era un contesto differente, era meglio partire prima. No, ma io parto ora, figlia parte. E va alla bandierina, questi ribaltamenti di fronte. Lui riesce a fare tutto, a volte stasera ha giocato palla, non ti attaccano, Rachmani ogni tanto ci metti il piede sopra, aspetta, se non vieni la tengo qui, vieni? No, e io la tengo. Poi ti dovrai presentare, allora si libera qualcosa, perché se tu ti muovi si libera qualcosa. Invece lui, anche se non c'ha nessuno, lui la deve far girare ugualmente, no? Non la vuole tra i piedi e sotto questo aspetto qui ha delle potenzialità enormi. Poi ormai l'hanno visto tutti, Kim nasce apposta perché fa per 3 e arriva da tutte le parti. Signore Spalletti, ich nehme an, Sie sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Immagino che è molto contento di questo Sie haben das risultato. Spiel klar Mister dominiert. ha Eintracht dominato Frankfurt hatte erst in nettamente. den letzten 10 L'Eintracht Minuten soltanto negli wirkliche ultimi 10 Torchancen, minuti aveva possibilità. wobei Ihre Mannschaft doch occasioni. hochkarätige Chancen liegen gelassen hat. Voi Sind Sie invece avete insgeheim nicht sprecato vielleicht anche doch delle ein klein occasioni, ma wenig verärgert, un po' non è dieses Spiel arrabbiato nicht noch deutlicher di non aver vinto con più gestaltet zu haben? gol di scarto? Lei mi dice quello di cui i nostri giornalisti mi incolpano, perché se non sorrido è perché non sono contento. Lei mi domanda, dice, non è arrabbiato, mister, per non aver fatto il terzo gol, che c'era la possibilità, per cui noi abbiamo provato fino da ultimo a fare la partita, a fare quello che dovevamo fare, però a quel punto lì bisogna stare anche in ordine, perché poi è un buon risultato lo stesso, una buona prestazione lo stesso, e andarla a vanificare la prestazione e il risultato della partita perdendo di equilibrio e andando a sporgersi troppo poteva essere una cosa pericolosa. Insomma, abbiamo sbagliato qualche pallone. Quando sono entrati i calciatori freschi mi aspettavo che potessero determinare anche altre situazioni gol, e pur giocando abbastanza bene, però non siamo stati capaci perché l'Eintracht era ben messa in fase difensiva, si è messa con questo 5-3-1, per cui davanti la porta aveva sempre un pacchetto molto nutrito di calciatori, e trovare spazi con questo abbassamento delle 2 linee davanti all'area di rigore non è facile, ecco. Guten Abend, Herr Spalletti. Buonasera. Die Eintracht hat ja vorne mit Kolomuani, Götze und Lindström eigentlich eine sehr starke Offensive, die heute überhaupt nicht zur Entfaltung kam. In attacco Was waren denn molto Ihre buona, ma Ideen? non hanno reso.
Pronto? Mi sente adesso? Vai, adesso la sento. Ok, perfetto. Okay. Eintracht Frankfurt hat mit L'Eintracht oggi Kolomuani, con Götze und Kolomuani, Lindström Götze e eigentlich eine Lindström sehr in starke attacco Offensive, doveva die essere überhaupt nicht forte, zur Entfaltung kam. ma Was waren non hanno denn reso per Ihre niente. Ideen? Wie sind Sie das Che ne angegangen und pensa sind Sie auch froh, lei? dass Kolomuani im Rückspiel È fehlen contento wird? che Kolomuani mancherà al ritorno? Secondo me Colomani, Götze, Lindström hanno fatto una buona partita uguale. L'hanno preparata così, nel senso di riconquistare e di ripartire. Il problema è stato che il Napoli non gli ha permesso di riconquistare. Napoli ha perso pochissimi palloni banali e questo fatto di comandare il gioco così gli ha determinato che poi dovessero consumare molti di quei chilometri che si ha a disposizione un calciatore durante una partita, perché ci sa un serbatoio, una benzina nel serbatoio di ogni calciatore e quella corsa lì la puoi usare per quelli che sono le tue qualità e i tuoi vantaggi. Se però la palla non te la diamo, tu la consumi dietro a rincorrere, a dover coprire e a dover dare equilibrio alla fase difensiva della squadra e poi ti manca per ripartire. Per cui quello non è demerito di Götze e di Colomani, ma è stato merito di come ha gestito palla il Napoli. Grazie a tutti. Grazie. Se ne parla alla prossima conferenza. Grazie,